Salve ragazzi, oggi faremo un confronto fra il 3610 della Eco e il 535 RJ serie professional della Sguerna. In tanti mi hanno chiesto perché non usi lo Sguerna 535, va di più, è più potente, gli fa un buff a questo, non lo so. Adesso faremo una prova per vedere quale va meglio e utilizzeremo, adesso faccio il cambio, metteremo un filo da 2,4. Allora il filo che voglio utilizzare è questo qua, l'avevo lì in più, voglio finirlo per fare questo test, magari va bene, è stato messo in ammollo e faremo poi il montaggio. Però prima di tutto devo fare un po' di manutenzione al 3610 perché mi sono accorto di una cosa e adesso devo sistemarla. Adesso vi faccio vedere in primo piano cosa devo fare. Ragazzi, vi volevo far vedere un po' di manutenzione che ho fatto. Ho cambiato il tagliafilo, che è molto importante per controllare la lunghezza del filo. Quando batti troppo viene tagliato. Poi ho sostituito anche questo pezzo qua, perché cos'è successo? Che ho messo una lama ed è andata in rotazione e me l'ha usurato, me l'ha rovinato, dunque devo sostituirlo perché c'è un po' di lasco su questo pezzo, dunque lo sostituisco, ne ho messo uno di nuovo. Ecco, l'unica cosa che posso dirvi è stare molto attenti quando si fissano le lame, di fissare veramente forte per non incappare in questi problemi. Poi cosa ho fatto? Per non rimanere senza, siccome questo qua non è che ce l'hanno sempre in pronta consegna, ne ho preso un altro di scorta perché se si rompe ce l'ho. Ottimo. Allora procedo a sostituire il filo. Questo qua è un filo universale silenziato. Una cosa mi stavo dimenticando, quando mettete questo mettete magari un po' di frena a filetti, perché basta un attimo che questo si allenti, si può anche perdere. A posto. Adesso partiamo con l'accensione di tutti e due. Ora con l'aria.
Ragazzi, cosa posso dire? Credo che il video dica tutto, non ci sono paragoni, la fluidità, la coppia, perché secondo me non è questione di kilowatt, perché questo qua ha 1,6 kW contro 1,43, ma con la testina iTorque è come aumenta del 50% la potenza, cioè la forza torcente di coppia, dunque i kilowatt sono relativi in questo caso. La cilindrata è 34,6, quasi 35, questo qua è un 36,3. Poi altre cose che posso dire, sì, è fatto bene anche lo sguarna, ha la maniglia che assorbe le vibrazioni come l'Eco, c'è tutto un sistema di gomma che può, diciamo, ridurre fortemente le vibrazioni. Tutti e due si hanno l'accensione veloce, sì, no, sono fatti bene tutti e due, anzi forse io direi che l'Eco ha il parasassi molto più pesante rispetto allo sguarna, però molto più efficace, perché ha questa rotondità e non dà fastidio, veramente è fatto bene per il taglio inclinato, mentre questo qua non è proprio il massimo, sinceramente preferisco quello. I fili sono stati usati tutti e due 2,5 silenziati. Poi altra cosa, tutti e due hanno un diametro di rotazione di taglio di 50 cm spaccati, dunque sono perfettamente uguali. In l'asta questa è molto più robusta nella flessione, dà la sensazione proprio di robustezza. Questa qua è un po' più, sembra un po' più misera, però insomma non ci sono problemi di sorta, insomma. Altra cosa che volevo dire, mi ero quasi dimenticato, il peso. Qua siamo col serbatoio pieno siamo sugli 8,1 e qua siamo 7,9, insomma siamo lì, chili. Ecco, questo era un altro parametro che mi stavo per dimenticare. Tutti e due ho messo la testina antigroviglio, cioè la lama antigroviglio per non dare, che siano proprio pari. Bene, cos'è che posso dire? Che io sinceramente non cambierei l'Eco per lo sguarna, questo sguarna qua, mi dispiace, ma ormai sono abituato a questa potenza, a questa velocità di coppia, cioè di fluidità, che basta vedere le immagini, insomma non c'è da dire più di tanto, insomma. Ok, niente, spero di essere stato utile e alla prossima prova. La prossima prova credo farò Stihl FS 260 contro Eco 3610 e vediamo là poi quale sarà, diciamo, il vincitore. Ok, grazie a tutti e alla prossima.